Buongiorno, sono Antonio Sorrentino, siamo a Battipaglia, nella sala del gusto di Così Com'è e oggi faremo una ricetta verace, il ragù napoletano. Per realizzare questa ricetta vediamo quali sono gli ingredienti. Un bel muscolo di vitello, un bel muscolo di maiale, una locena di maiale, delle tracchie di maiale, una costata di vitello o coperta di costata, delle salsicce e una punta di petto. E poi abbiamo una bella cotenna che andremo a fare ripiena. Per gli odori abbiamo cipolla ramata, io ci metto una punta d'aglio perché mi piace molto, basilico abbondante, del vino rosso per bagnare la carne. Per questa ricetta utilizziamo due tipi di pomodoro, una passata di pizzutello che ci dà delicatezza e dolcezza e poi una rarità, un doppio concentrato di datterino che ci rafforzerà il gusto del pomodoro e della dolcezza. Chiaramente parliamo della versione ricca del ragù napoletano, della versione della domenica e soprattutto del mio ragù. Prepariamo la carne che ci serve per il nostro ragù e lo tagliamo a pezzettoni, perché la caratteristica del ragù napoletano è che la carne non viene macinata, ma viene tagliata a pezzettoni. Quindi il nostro muscoletto di vitello, il nostro muscoletto di maiale, quindi sempre a pezzettoni grandi, le nostre tracchie, quindi li tagliamo lungo le ossa, poi abbiamo le nostre salsicce, una salsiccia classica napoletana a punta di coltello, condita solo sale e pepe, senza finocchietto o altri odori, perché sennò ci darebbe al nostro ragù un gusto particolare. E poi abbiamo un po' di coperta di costata, che diciamo in mezzo ai nostri pezzi di carne sarà quella più dura, quindi quella che avrà più tempo di cottura, perciò diciamo ricca, e ancora non abbiamo finito, perché per il nostro ragù dobbiamo preparare ancora una braciola di cotenna e una braciola di locena di manzo che andiamo a preparare. Il ripieno. Chiaramente in ogni famiglia c'è la propria ricetta, adesso vi mostro la mia. Per quanto riguarda la locena di vitello, io faccio sempre un po' di pancetta, quindi della pancetta arrotolata a fette, abbondante così manterrà la braciola umida. Poi ci mettiamo dell'uva passa, dei pinoli, basilico, un po' di prezzemolo. Io lo metto a foglie, inutile che lo tritate perché tanto poi nella braciola è bello pure vedere il tondo del verde, quindi ci mettete del prezzemolo a foglie. L'aglio lo mettiamo, non lo mettiamo, a me piace ma metto un odore sottile sottile, un odore giusto. Ultimo mettiamo del formaggio grattugiato, poi mettiamo anche del pecorino a pezzetti, così quando taglieremo questa nostra braciola avremo dei pezzetti all'interno. Un po' di pepe, bello grattugiato grosso, poi chiudiamo i bordi e la avvolgiamo fino in fondo. Eccola qua. E poi chiaramente la dobbiamo legare, un po' di spago da cucina. La tecnica per legarla è semplice, i due estremi, la infilate sotto la braciola, ci passate sopra e poi gli girate intorno. 1, 2, 3, 4 e 5 la legate. Invece per il nostro ripieno di braciola di cotenna ci mettiamo sempre il nostro pecorino a pezzi, perché in questo caso chiaramente essendo già grassa non mettiamo pancetta, basilico, prezzemolo, sempre intero, va bene, un po' di aglio, sempre il profumo che abbiamo detto perché può dare fastidio, pecorino grattugiato, i nostri pinoli, io ne metto sempre abbondanti perché mi piacciono molto, l'uva passa che fa il contrasto agrodolce, chiaramente l'abbiamo già mollata con un goccio di vino bianco, un po' di pepe e la andiamo a avvolgere, stretta stretta. Se è troppo grande possiamo anche tagliarla a metà, leghiamo la nostra braciola, sempre lo spago, passiamo sotto, ricopriamo, ci passiamo sotto e la blocchiamo e passate sempre sotto, ci andate intorno, quindi pollice davanti, lo accompagnate sotto,
stringete un po', poi pigliate l'altro capo e lo andate a stringere davanti e legate bene, fate un bel nudo e poi ci tagliate lo spago. Ecco la nostra braciolina di cotenna. Altra preparazione molto importante ma anche particolare è la punta di petto che abbiamo detto prima come ingrediente, che nelle nostre case si fa ripiena. Quindi lo riempiamo con questo nostro ripieno che chiaramente già abbiamo fatto. Immaginate una polpetta di salame, quindi del pane raffermo spugnato con acqua, poi ci mettiamo salame, un odore d'aglio, prezzemolo, uova e andiamo a riempire il nostro pezzo di carne, questa punta di petto. Quindi la apriamo, io col coltello ho fatto questo lavoro all'interno per aprirlo e piano piano gli vado a mettere dentro il nostro ripieno. Se mettete il ripieno in un sacco a poche lo riempite più facilmente, ma io lo faccio tradizionale, no? Con un cucchiaio spingete. Non la riempite troppo, perché se la riempite troppo poi nel vostro ragù si potrebbe rompere. Quindi io adesso mi fermo, chiudo queste labbra giganti del punto di petto e vado a fare un'altra operazione che in questo caso devo fare per forza con un ago. Quindi abbiamo preso un ago gigante, spago per cucina, e quindi iniziamo da un lato. Infilate, infilate, qui ci fate il classico nodino, un nodo un po' più grande pure, così si blocca, e poi andate di passo, di nuovo, continuiamo fino a chiuderla completamente. Non lo fate troppo largo, se no il ripieno esce. Come vedete qua si fanno le chiusure, siamo arrivati alla fine. Come si fa quando si cuce? Si passa 2 volte all'interno, così lo spago si blocca e poi lo tagliamo. Quindi adesso abbiamo pronti tutti i nostri pezzi di carne, quindi abbiamo la nostra punta di petto ripiena, le nostre braciole di cotenna, la nostra braciola di vitello, la corazza, le tracce, il muscolo di vitello, le salsicce e il muscolo di maiale. Siamo pronti, accendiamo la nostra pentola, mettiamo un 50% di sugna. Immaginate che prima si faceva tutta sugna, perché la sugna nelle nostre case napoletane si cucinava, si friggeva, si facevano i dolci, si faceva qualsiasi cosa. E mettiamo 50% olio extravergine. Così profumiamo di più il nostro ragù e lo alleggeriamo. Facciamo riscaldare bene il grasso di base, quindi questo mix olio e sugna, perché prima che mettiamo la carne deve essere caldissimo, perché dobbiamo fare un effetto soffritto, che è la parte più importante del nostro ragù, per poi fare tutta la cottura del nostro ragù con calma. Il nostro olio è caldo, incominciamo a mettere la nostra carne. Cosa importante, come vedete io non metto né cipolla né basilico, ma metto prima la carne, perché voglio far rosolare bene la carne senza bruciare il fondo. Quindi comincio a mettere, sentite che la carne soffrigge lentamente. Ho messo la salsiccia, fate un po' di spazio, poggiate sempre la carne dove c'è il grasso. Quindi ci manca la nostra braciola e le nostre 2 braciole di cotenna. E lo facciamo andare. Inizialmente può essere che stanno un po' stretto, poi vedrete che nel soffriggere si stringono i pezzi e quindi praticamente pigliano il loro spazio. E quindi adesso mano a mano vado a girare i miei pezzetti, proprio lo devo fare con calma. Io dico sempre, se volete fare il ragù a casa, rapido, fate un'altra ricetta, non fate il ragù napoletano. Che il ragù napoletano si parte dal sabato pomeriggio per mangiarlo la domenica a pranzo. Vediamo se la punta si è rosolata, va? Guardate, come vedete è integra e la rigiro. E quindi come vedete sto facendo spazio alla carne per farla rosolare e sto usando anche il forchettone. Chiaramente il forchettone si usa con parsimonia, non dovete bucare la carne. Come avete visto ho pigliato la punta per la parte più alta e l'ho girata. Ogni tanto girate anche la pentola perché il calore si deve distribuire per tutta la nostra pentola. Quindi mano a mano andrò a girare i miei pezzi di carne. Dice, ma quando metti poi cipolla? Ci vuole il suo tempo, con calma. Non vi dovete stancare perché se sbagliamo questa parte abbiamo sbagliato il ragù.
prendete di riferimento questa crosta caramellata, perché così avremo un pezzo di carne che dentro rimane morbido e succoso. Guardate questa nostra braciola di vitello. Quando è pronto lo metto sopra e faccio rosolare un altro pezzo nell'olio. Guardate questa racchiolella, come si dice a Napoli, come bella caramellata. Poi non vi dico l'odore. Se lo fate a casa sentirete anche voi l'odore. La nostra carne si sta continuando a rosolare e adesso la metto tutta da parte. Come vedete qui sotto abbiamo i nostri pezzi rosolati, sotto abbiamo un bel fondo di cottura. Non ci dobbiamo spaventare se si attacca un po' sotto, quindi mettiamo la cipolla. In alcuni casi si fa intera, in altre si fa tritata, io la faccio tritata così si scioglie meglio. Metto un odore d'aglio e poi noi ci mettiamo anche del basilico. Dici, ma come a soffriggere? Sì, perché vogliamo un bell'odore di basilico, cipolla e aglio che si fonde in questo nostro ragù e quindi andiamo a farlo rosolare. Prima lo facciamo rosolare un po' da solo, la cipolla incomincia a perdere la sua acidità, caliamo un poco la fiamma, la cipolla si addolcisce nella cottura, vedete questa parte qua, questa è tutta la caramellizzazione che è avvenuta anche sotto alla padella e facciamo assorbire tutto il fondo, così si andrà a rosolare tutto insieme. Per esaltare il gusto della carne ci metto il cacao. Molti diranno chi sta è pazzo, hai messo il cacao, ma il cacao praticamente esalta la caramellizzazione della carne. Teniamo sempre la fiamma bella alta perché stiamo facendo sempre il soffritto, quindi abbiamo fatto rosolare bene cipolla, aglio e la carne stessa. Adesso aggiungiamo il doppio concentrato, quindi abbiamo detto che utilizziamo un doppio concentrato di datterino che esalterà il sapore del pomodoro e ce lo addolcirà. Alziamo la fiamma così non verrà bollito e lo facciamo assorbire. E adesso andiamo praticamente a sfumare con del vino rosso. In questo caso siamo in Campania, utilizziamo un aglianico che per noi è il vino per eccellenza. Alziamo sempre la fiamma e quello che vi ho detto, cioè non lo dobbiamo fare bollito, lo dobbiamo fare soffritto. Adesso vediamo che il fondo sotto si scioglie, che chiaramente abbiamo aggiunto un liquido, quindi stiamo anche declassando il fondo. Mano a mano vedremo che evapora la parte alcolica. Prepariamo la nostra passata, quindi abbiamo detto passata di pizzutello, si potrebbe usare anche una passata di San Marzano. Io preferisco il pizzutello perché è più dolce, gli dà praticamente più cremosità. Controlliamo sempre il ragù che si potrebbe attaccare, caliamo un po' la fiamma, quindi lo teniamo dolce, così si scioglie anche meglio il fondo. Ho preparato queste due boule uguali perché noi pigliamo il baratto, lo apriamo, lo versiamo e poi come si fa a casa? Si riempie d'acqua, si richiude e gli mettete la stessa quantità. Quindi il fondo è pronto, come vedete si è sciolto tutto il concentrato, è evaporato tutto il vino. Gli mettiamo prima la passata, tanta acqua, quindi uguale quantità. Ne lascio un pochino così faccio anche l'effetto barattolo. Perché aggiungiamo tanta acqua? Perché il ragù ricordiamo che finito questa parte di rosolatura dobbiamo farlo cuocere almeno 8 ore. Nelle 8 ore dobbiamo fare attenzione chiaramente che non si attacchi e a metà cottura alziamo la carne, perché se lasciamo la carne per tutta la cottura la carne si sfalderà completamente. Il nostro ragù sta incominciando a bollire, lo saliamo leggermente, ogni tanto lo giriamo evitando di farlo attaccare, abbassiamo la fiamma, lo facciamo andare per le prossime 8 ore, a metà cottura incominciamo ad alzare le carni, incominciamo dalle più tenere, quindi prima la salsiccia, la braciola di vitello, le tracchie, poi mano a mano alzeremo anche il muscolo e la corazza. Per ultimo tiriamo fuori la cotenna, perché la cotenna è la parte più dura che abbiamo. Ricordiamoci che il rapporto praticamente tra salsa e carne deve essere 1:3, quindi come vedete la carne è bella libera, galleggia e gli diamo anche il liquido per poterlo finire di cuocere. Dopo che abbiamo tolto la carne,
caliamo ancora prendendo un po' la fiamma, così abbiamo quell'effetto del pippiare, quindi proprio effetto magma che bolle, e lo facciamo andare per le prossime 4 ore. Il nostro ragù è pronto, sono affiorati tutti i grassi della nostra cottura e andiamo a coprire la nostra carne. Guardate che bella densità, e qui abbiamo tutti i nostri pezzi di carne con le varie consistenze. Il maiale sarà più morbido, il manzo un po' più tenace. Pigliamo la punta di petto, quella che abbiamo fatto ripiena, così la guardiamo dentro, no? La tagliamo esattamente a metà, così vedremo il nostro ripieno. Quindi tagliamo le nostre fette, poi vediamo la consistenza della cotenna, quindi braciola di cotenna. Guardate dentro come si vedono tutti i nostri colori, il verde, il bianco del formaggio. Poi andiamo a piare la nostra salsiccia e quindi vediamo com'è bella tenera, no? Perché la salsiccia abbiamo detto che era la parte più tenera. Poi pigliamo la nostra braciola di vitello, vediamo dentro i nostri colori il pecorino, il prezzemolo, l'aglietto, i pinoli. Ne tagliamo un altro pezzetto. Il ragù è pronto. Vi ricordo che troverete le grammature nella descrizione del video. Saluti da Antonio Sorrentino e buon ragù a tutti.